Ciao a tutti e bentornati qui sul mio canale. Oggi siamo qua con S23 Ultra e come avete letto dal titolo oggi vi mostrerò i settaggi da impostare per tirare fuori il meglio del compartimento fotografico e video di S23 Ultra. Ho scattato fotografie di paesaggi, dettagli e ho girato video in 4 e 8K per capire come lavorasse al meglio S23 Ultra. Ho scattato le fotografie in modalità classica, cioè quella punta e scatta, e in modalità Pro, come i video li ho registrati in modalità Pro. E quindi dopo più di un mese di test ho deciso di portarvi questo video dove andrò a spiegarvi appunto tutti i setting da impostare nelle sue impostazioni. Quindi in questo video mi focalizzerò sulle impostazioni della fotocamera e video e vi mostrerò la mia configurazione ottimale in modo che anche voi abbiate un'ottima esperienza col vostro S23 Ultra. Ci sono davvero tante impostazioni diverse da andare a vedere, da quelle base a quelle più avanzate, e ci sono anche delle funzionalità diciamo segrete, comunque sono un po' nascoste. Spero di non dilungarmi troppo in questo video, di non entrare troppo nel tecnico, ma comunque con questo telefono, visto anche il costo speso, non vorreste avere il top che si può avere nella fotografia e video? Prima di iniziare vi invito subito a lasciare un bel pollice in su, iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e, se vi va, di condividere il video con un vostro amico che magari è possessore di S23. Eccoci qua nelle impostazioni di S23 Ultra, andiamo a schiacciare in alto a sinistra. Ecco qua, abbiamo come prima impostazione l'ottimizzatore scena. Io di solito lo lascio disattivato perché così posso avere il controllo totale della fotografia e video di quando vado a utilizzarlo, senza avere delle modifiche create dal telefono, così da settare tutto io. Se lo tenete disattivato però non si avrà la modalità notturna automatica e la scansione dei documenti, quindi in base all'utilizzo che volete farne voi lo tenete attivo o disattivato. Sotto troviamo suggerimento scatti, che io tengo sempre disattivato perché tanto dovrebbe aiutarti un po' per suggerirti l'allineamento anche degli scatti, ma non mi cambia granché quando lo tengo attivato. Appena sotto troviamo esegui scansione codici QR, io lo tengo sempre attivo perché comunque oramai codici QR ci sono un po' ovunque, quindi tenetelo attivo, tanto non crea nessun problema alla vostra fotocamera. Sotto, quando iniziamo foto, troviamo trascina pulsante otturatore. Cosa ti permette di fare questo movimento? Allora, io ce l'ho selezionato su effetto a scatto continuo, quindi vi crea una raffica continua di scatti che magari andate a fotografare un momento un po' frenetico di azione e volete salvare qualsiasi sequenza. Lui andrà a scattare tantissime fotografie. Se no c'è il crea una GIF che io non vado mai a utilizzare, quindi tengo sempre attivo effetto uno scatto continuo. Filigrana, in base a quello che preferite voi, io lo tengo disattivato. Poi abbiamo opzioni di foto avanzate e abbiamo foto ad alta efficienza e formato foto in modalità Pro. Io foto ad alta efficienza lo tengo disattivato perché, come c'è scritto, in modalità fotografia consente di risparmiare spazio acquisendo le immagini in formato AF, quindi secondo me ti prende un po' meno qualità. Io in formato foto in modalità Pro, quindi quando andate appunto a fotografare in modalità Pro o Expert RAW, le foto vengono, io ho selezionato formati RAW e JPEG perché così nel momento in cui andate a scattare una foto avrete sia il formato grezzo che è il RAW, dove potete andare poi a modificare a vostro piacimento come si deve, sia tramite certe applicazioni disponibili su smartphone o anche comunque programmi professionali come Lightroom o Photoshop su PC. E nello stesso momento, oltre al file RAW, quando scattate la fotografia vi darà anche il file JPEG, che sarà il file dove il telefono cercherà di creare delle piccole modifiche in automatico, quindi avrete direttamente la fotografia diciamo fatta, magari se volete pubblicarlo sui vostri social come storia giusto al momento. Sotto troviamo salva selfie come anteprima, io tengo disattivato perché tanto non influisce sulla qualità dell'immagine, quindi scegliete voi se tenerlo attivo o disattivato, io lo tengo sempre disattivato. Nella modalità video io lascio tutto come nella modalità standard, tranne che vado in opzioni video avanzate e tengo video efficienza elevata, quindi do la priorità all'alta qualità, così da avere più qualità nel video. I file saranno un po' più pesanti, però la qualità si farà vedere. Sotto abbiamo le generali, abbiamo monitoraggio della messa a fuoco. Io lo tengo attivo perché se stiamo cercando di scattare
un soggetto che magari continua a muoversi, la fotocamera lo terrà sempre a fuoco senza mai perdere la messa a fuoco, quindi potete muovervi assieme a lui senza dover andare a mettere ogni volta a fuoco. Quindi io vi consiglio di tenerlo sempre attivo perché è comodissimo. Tengo attiva la griglia, scegliete voi se attivarla o disattivarla se vi dà fastidio sullo schermo del telefono. Tag posizione lo tengo attivo perché è sempre comodo avere la possibilità di andare a scattare una foto, il video, e poi di andare a guardare attraverso i dettagli di questa fotografia o di video dove si è andato a girare o fotografare. Così anche comunque torna molto utile se non vi ricordate la posizione, potrete andare appunto sotto nella fotografia, dettagli, e vedrete la posizione dove avete scattato, e magari se volete tornare lì o consigliare a qualche vostro amico dove siete andati a scattare quella fotografia potete farlo. Poi abbiamo metodo di scatto. Io ho su premete i tasti volume per scattare o registrare video. È comodo perché se magari volete farvi un selfie e non volete schiacciare al centro perché magari è scomodo, potrete andare a farvi il selfie o comunque per altro schiacciando solo uno dei due tasti del volume. Così andrete ad attivare la fotocamera barra videocamera. E degli altri pulsanti ho tenuto attivo il mostrapalmo perché se uno vuole scattare può far così e lui incomincia a scattare. Qua nelle impostazioni da mantenere possiamo andare a selezionare le impostazioni che vogliamo mantenere anche quando il telefono verrà o bloccato o addirittura spento o riavviato, così da non perdere le ultime impostazioni che abbiamo utilizzato per scattare magari un attimo prima o registrare. Quindi qua scegliete voi quale preferite. Io ho tenuto attiva modalità camera, il resto non ho tenuto attivo niente se non lo zoom e il ritratto, ma che posso anche andare a disattivare, era attivo forse perché non l'ho disattivato. Finite tutte queste impostazioni, come vedete in basso abbiamo Camera Assistant. Se non ce l'avete è perché dovete andare a scaricare sullo store di Samsung, che comunque è un'applicazione di Samsung, è un'estensione che vi permetterà di andare a modificare ulteriormente altre cose. Aprendola, come prima cosa abbiamo un HDR automatico, adesso in questo momento è attivo ma lo disattivo, servirebbe appunto per lavorare in più con l'HDR. L'unica cosa, io certe volte lo tengo attivo, certe volte disattivato, non lo tengo sempre attivo perché in certe situazioni se vai a scattare o registrare quando c'è un cielo dietro di te già bello limpido, l'HDR cerca di pompare troppo il colore e quindi magari tende a diventare proprio un blu troppo acceso, è un po' poco normale diciamo, e quindi molte volte lo tengo disattivato. Poi abbiamo commutazione automatica obiettivo che consente, se volete tenerlo attivo io lo tengo disattivato, consente alla fotocamera di scegliere l'obiettivo più adatto in base allo zoom, all'illuminazione e alla distanza del soggetto. Preferisco sceglierlo io, non che la fotocamera mi va a cambiare in automatico da solo lo zoom. Abbiamo scatto rapido e serve per avere uno scatto molto più fulmineo, proprio giusto nel momento in cui andiamo a toccare l'otturatore, in automatico si crea lo scatto. Essendo che molti si lamentano del fatto che ci si crea un problema quando si va a scattare, un ritardo dello scatto, questo qua vi permetterà di accorciarlo un pochino, ma in verità il ritardo dello scatto o comunque tipo il motion blur che si crea nella fotografia, quindi un mosso, non è dovuto all'otturatore ma ai tempi di scatto troppo lenti di quando si va a scattare. Quindi il consiglio è anche andare ad alzarli per creare una foto molto più veloce, quindi sempre cercare di scattare in modalità pro. Velocità di cattura, andiamo a schiacciare e troviamo dai priorità alla qualità, quindi teniamo quella. Acquisizione più rapida, per il resto scegliete quello che volete. E qui abbiamo finito con le impostazioni della fotocamera. Ora che abbiamo finito queste impostazioni possiamo andare a vedere, adesso spostiamo questo qua perché sennò a me dà fastidio ma voi non lo vedete, possiamo andare a vedere le varie qualità di foto, quindi 200 megapixel, 50 o la classica 9/16 che sarebbe un 12 megapixel. Io ho scattato 3 fotografie uguali, al massimo ve le metto, e sicuramente i 200 megapixel io ve le ho scattate con poca luce in una camera apposta per farvi vedere una grande differenza, perché a luce favorevole sicuramente si vede meno la differenza, ma con poca luce i 200 megapixel e 50 sicuramente lavorano meglio dei 12 megapixel perché assimilano più qualità e risoluzione nei colori e nella nitidezza. Infatti se andiamo a vedere i 200 megapixel, se andiamo a ingrandire non si perde la qualità e comunque la fotografia è molto luminosa e non presenta della grana come i 50 megapixel. Se invece andiamo poi a aprire i 12 in una situazione di poca luce, i 12 megapixel fanno un pochino più fatica perché cercano comunque di tirar fuori la luce loro, quindi tenderanno ad alzare gli ISO e in automatico alzando gli ISO come vedete si crea una grana maggiore.
quindi la qualità risulterà un po' più bassa. L'unico problemino che si può avere con i 200 megapixel e i 50 megapixel è che il peso della foto sarà nettamente superiore ai 12 megapixel, perché con 200 megapixel parliamo di una fotografia che si aggira tra i 15 e i 30 megabyte di peso, a differenza di una fotografia classica che magari ne pesa 5 o 6, quindi andrà a occupare sicuramente più spazio. Per le fotografie punta e clicca di ogni giorno io consiglio i 12 megapixel, perché sono quelli migliori da utilizzare comunque finora, perché comunque in fattori ottima luce sono quelli che lavorano migliore, perché i pixel vengono compressi in un pixel solo. Da 250 vuol dire che sono 4 pixel in uno, da 200 a 12 vuol dire che sono 12 o 16 pixel in uno, quindi la qualità aumenta. Naturalmente se uno volesse usare i 200 e i 50 megapixel, consiglio di utilizzarli nel momento in cui magari pensiamo poi di andare a fare un ritaglio per esempio nella fotografia. E la cosa più vantaggiosa sono i 50 megapixel perché si possono però andare a utilizzare in modalità Pro. Come vedete, se io vado a cambiare, 50 megapixel me lo danno disponibili e questa è un'ottima cosa. Come vedete c'è uno zoom ma molto piccolo. Questo zoom che si verifica non viene utilizzato proprio dall'obiettivo, ma in automatico il telefono va a fare un ritaglio di questi 50 megapixel dell'immagine che state inquadrando. Quindi è come se si stesse facendo un ritaglio in diretta dell'immagine. Come impostazione a fotocamera potete scegliere se utilizzare la modalità Pro o la modalità Expert RAW. Sono abbastanza simili. La differenza di Expert RAW è che ti dà la possibilità, se andiamo a cliccare, andando a selezionare Expert RAW, darà la possibilità di naturalmente scegliere tra i 50 e i 12 megapixel. In più avrai la possibilità di scattare le fotografie astro, vi permetterà di creare fotografie alle stelle e andando a cliccare, quando si andrà a attivare, io faccio mostra e come vedete si vedono le costellazioni dove potete andare a scattare. Io non l'ho ancora testata, quindi prossimamente magari possiamo anche fare un video riguardo. Il consiglio che vi do, la modalità Expert RAW serve anche perché se io vado a scattare una fotografia in automatico, adesso vi faccio vedere che ieri ho fatto una fotografia, vi dà in basso a sinistra la possibilità di andare a usare direttamente Lightroom, così da andare a modificare a vostro piacimento la fotografia. Qua la fotografia l'ho modificata leggermente a mano, solo nei settaggi, infatti come vedete è buio, e sono riuscito a tirare fuori comunque un'ottima fotografia della luna. Ieri era abbastanza grossa. Un consiglio che posso darvi al volo nella parte video è di utilizzare il Video Pro, che io utilizzo sempre solo questo, che ti permette di modificare tutti i settaggi. Tenete sempre attivi i 4K, anche se vi dà la possibilità degli 8K o dei 1080-120 fps, potete usarlo per i rallenti, ma già i 4K 60 fps vanno benissimo per i rallenti. Consiglio il 4K anche per chi poi i video li usa in 1080, perché se si vuole con i 4K si può andare a ritagliare qualche parte del video andando a zoomare un po' senza perdere la qualità, o registrando in 4K e poi comprimendo in 1080 la qualità sarà più alta. Il consiglio che vi do per cercare di tenere la qualità sempre più alta è di lavorare con molta luce, anche al chiuso. Io in questo momento sto tenendo le lampade, se andassi a spegnerle adesso, ho spento le luci e come vedete la qualità si è abbassata perché il telefono cercherà di sforzarsi e alzando gli ISO cercherà di tirar fuori più luce artificiale, diciamo, e così l'immagine non sarà più limpida. Quindi se io vado ad accendere di nuovo la qualità sarà nettamente maggiore. Quindi il consiglio che vi do è lavorare sempre quando si è al chiuso con alte luci. Quando si è fuori si ha meno fatica nel lavorare con le luci. Un altro consiglio che vi do è di cercare di lavorare sempre solo con 50 massimo 100 ISO, così da non tirar fuori quella grana un pochino fastidiosa nei video, e in automatico se si vanno a aumentare gli ISO per cercare di tirar fuori più luminosità, comunque creandosi quella grana sembra che il video abbia una qualità un po' inferiore. Quindi il consiglio che vi do è tenere sempre bassi parametri degli ISO e 4K 60 fps. Una cosa che vi stavo dimenticando di dirvi è che, adesso vado a prendere la GoPro e ve lo faccio vedere subito dove è, eccola qua. Se io vado a inquadrare la GoPro e la metto parecchio vicino, in automatico lì in basso a sinistra si attivano due puntini. E così si attiva una messa a fuoco ulteriore e molto più avanzata che vi permetterà di mettere a fuoco da molto vicino e quindi un po' come sfruttare un tipo di macro. Detto questo, spero che il video di oggi abbia risposto a tutte le vostre domande. Se ne avete altre naturalmente scrivetemele qui sotto nei commenti. E in più volevo dirvi che se riesco una volta / due volte al mese, al mercoledì alle 7:30 di sera cercherò di portarvi o una cinematica o un breve film che comunque andrò a creare tutto con
S23 Ultra. Può darsi che già questo mercoledì potrebbe uscire un video cinematica in 8K creato con questo a mano libera. Detto questo, concludiamo col video e ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti!